Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale ovviamente. Prima di addentrarci in questo nuovo contenuto, terminata la 35esima giornata di Serie A con Genova-Milan, ieri sera Genova che va in vantaggio, Milan che la ribalta, squadra di Vieira in condizione fisica impeccabile e poi mentalmente non ha niente da chiedere al campionato, quindi la mente è libera, ma ci arriviamo. Prossimo avversario del Napoli, passiamo anche per le condizioni di Lobotka, contusione, distorsione, potremo rivederlo in campo già alla prossima partita. Neres ci potrà dare una mano fino alla fine nelle prossime partite, al limite qualche scampolo di partita col Parma o con il Cagliari. Facciamo il punto della situazione, fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo video. Tratteremo anche la situazione retrocessione e gli scontri che ci saranno nelle prossime tre, perché visti gli avversari che andremo ad affrontare ci interessa molto da vicino. Se vi piace il contenuto, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo a mettersi in modo che a inizio settimana fa sempre un po' di fatica. Partiamo dalla situazione Genoa, squadra pimpante, squadra atleticamente a posto, ha dato filo da torcere a un Milan che ieri avrebbe dovuto ammazzare, tra virgolette, una partita per restare un tantino agganciato a questa zona Europa, anche se è complicata la situazione Milan, ma è un Genoa che non la farà buona a nessuno, per il semplice fatto che mentalmente non hai niente da chiedere. Quando hai la mente libera, le gambe vanno da sole e fisicamente, infatti, è stata una partita dove hai tenuto assolutamente il ritmo e sei stato sempre sul pezzo, almeno per ciò che ho visto ieri. Torsby non sarà della partita contro il Napoli perché deve scontare la giornata di squalifica vista l'ammonizione presa ieri sera. Con questo non sto dicendo non gioca Torsby il Napoli alla strada spianata, assolutamente no, però Torsby è un calciatore che in questo Genoa ha fatto, sta facendo molto bene, interdizione, doppia fase, ripartenza, gamba, calciatore intelligente. Comunque è meglio, diciamo, averlo ai box contro il Napoli che poi averlo in campo, vista la tonicità e l'intraprendenza, diciamo, che abbiamo visto, almeno che ho visto, perché chi ha visto la partita sa perfettamente di cosa sto parlando, che ho visto ieri sera. Detto questo, la zona retrocessione presenta degli scontri intriganti per quanto riguarda poi la situazione Napoli e quando vai ad affrontare l'avversario. Prima di arrivarci però, per chiudere il discorso Genoa e la mente molto libera, ci sono le dichiarazioni di Patrizio Masini, centrocampista del Genoa, a fine partita ieri sera ai microfoni di DAZN: andrete a Napoli per vincere? Noi ogni partita la giochiamo per vincere, dispiace per oggi perché l'avevamo incanalata bene e volevamo farlo per il nostro pubblico. Caro Patrizio, visto che il vostro pubblico sarà lontano per gran parte, non saranno tutti al Maradona, diciamo che poi alla prossima che l'avete in casa potete, diciamo, far felice il vostro pubblico, perché a noi servono i 3 punti. Il Napoli deve fare 9 punti, o meglio entrare in campo per fare 9 punti, perché nel momento in cui ti metti a ragionare su un bonus che hai disponibile, hai un pareggio da poter fare, ci rimettiamo tutto quello che è stato. Quindi 9 punti ed entrare in campo per devastare qualsiasi avversario che si ponga davanti alla lotta scudetto. Detto questo, gli scontri per la retrocessione, la prossima vedrà Empoli-Parma e Como-Cagliari, due squadre che affronterà poi il Napoli, quindi scontri fondamentali, soprattutto Empoli-Parma. Il Parma potrebbe andare a 35 visto che a 32, il Cagliari portarsi a 36. Non voglio scendere, diciamo, molto più in basso calcolando anche il Venezia, perché il Venezia ha la Fiorentina, poi ha il Cagliari e poi avrà la Juventus, quindi diciamo che stando a 26, l'Empoli a 25 e Empoli-Parma diventa per il Parma una situazione favorevole per poi restare nella massima serie, affondando in quel caso poi l'Empoli. Noi affronteremo un Parma dopo il Genoa sicuramente che dovrà far punti, e quindi ecco perché ci arriveremo anche alle condizioni di Neres e al perché vorrei averlo
disponibile. Poi il Parma avrà l'Atalanta all'ultima partita e il Cagliari deve venire a Napoli, quindi auguriamoci che matematicamente, anche se è difficile, si possa decidere tutto nelle prossime 2 giornate, quando noi andremo a Parma a fare risultato, perché non esiste, come ho appena detto, non esiste. Già sto sentendo, vabbè, il bonus te lo puoi giocare con Parma fuori casa. Assolutamente no, perché poi arrivi all'ultima partita che tu hai un solo risultato a disposizione per portare a casa, ovviamente, il titolo. Non esiste, ecco perché dobbiamo fare 9 punti. Le condizioni di Lobotka, contusione, distorsione, lo staff del Napoli è tranquillo, poi vedremo gli esami che dovrebbero esserci oggi, verrà valutato nella sessione di allenamento di oggi, ma in mediana non mi fascio la testa perché dal punto di vista numerico e tecnico abbiamo comunque i rimpiazzi e Conte ha sempre trovato la pezza a colore, addirittura non avendoli i calciatori da schierare in un determinato ruolo, quindi figuriamoci se abbiamo comunque eh, diciamo atleti da poter schierare in mediana. Non c'è assolutamente problema nel caso Lobo dovesse saltare la partita contro il Genova. Chi vorrei avere a disposizione è Neres. Ecco perché dicevo prima, poi ci arriviamo a Parma-Napoli, perché tra Parma e Cagliari un calciatore che entra dalla panchina, stanno arrivando i primi caldi, lo abbiamo visto nell'ultima giornata di Serie A, potrebbe dire la sua spaccando una partita con l'avversario un tantino sulle gambe, dribbling, corsa, comunque scatto, calciatore rapido, la voglia di ritornare al gol che dovrebbe esserci dopo essere stato un tantino ai box, per quello che sappiamo e che ci fanno sapere che potrebbe essere schierato a partite in corso, forse più a Cagliari che contro il Parma, visto l'iter riabilitativo che sta andando bene, però probabilmente lo vedremo all'ultima partita, poi nel caso riusciamo a farlo giocare un tantino contro il Parma e la partita dovesse mettersi poi su un piano tra virgolette critico che potrebbe essere un 1-1 al 60esimo, potrebbe essere una partita bloccata sul pareggio, al limite ti serve qualcosa di diverso dal punto di vista offensivo, allora sì, se in mediana la testa non me la fascio, dal punto di vista offensivo servirebbe qualcosina in più e quel po' di brio, ecco, quel calciatore che al limite ti crea quella superiorità numerica all'improvviso e approfitta della stanchezza avversaria. Queste sono le condizioni dei due calciatori del Napoli, visto che Buongiorno e Juan Jesus, stagione finita, e quindi dal punto di vista difensivo credo che Conte si rifarà, poi ci arriveremo a ridosso del match con le probabili formazioni, ma credo che Conte si rifarà all'11 che poi ha schierato con Olivera, Spinazzola e Raspadori, comunque vicino a Lukaku. Detto questo, volevo spendere 2 paroline un attimo e poi chiudiamo perché potevo stare zitto, ma diciamo che non mi va. La situazione del libro di Spalletti è uscito a quanto pare oggi il libro di Spalletti, un attimo che riprendo la notizia perché non vorrei dire baggianate. Ah sì, eccola qua, è uscito oggi il libro di Spalletti. Esce oggi per Rizzoli il libro autobiografico di Luciano Spalletti, attuale CT della Nazionale, eccetera, eccetera. Il capitolo Le verità nascoste è dedicato ad Aurelio De Laurentiis. Napoli e i napoletani non saranno mai il mio passato, sono andato via perché non avevo più la voglia di sostenere questo continuo conflitto caratteriale con un imprenditore capace, a cui la città deve tanto, ma con un ego molto, forse troppo grande. Aurelio De Laurentiis. Ancora oggi in tanti mi chiedono ma se il presidente si fosse comportato diversamente allora, se avesse mostrato maggiore attenzione e sensibilità, avresti fatto una scelta diversa? Sarei rimasto al Napoli? Saresti rimasto al Napoli? Domanda che ho sempre lasciato cadere. La risposta è sì, se ci fosse stato più rispetto umano, più dialogo, più apertura su cosa ci volesse per vincere, alla fine sarei rimasto. Allora, per me è il passato e più andiamo avanti e più escono dichiarazioni del genere o al limite frasi dal libro, a me più diciamo aumenta lo schifo verso personaggi, persone, ma Spalletti potrebbe essere chiunque, quindi non è che ne faccio un problema, è perché è Spalletti. Io dal punto di vista umano sono così. E se continui ovviamente a girare il dito nella piaga ed è sempre solo sempre stata colpa del presidente, non andiamo
per niente d'accordo. Non andiamo per niente d'accordo, anzi, nel capitolo Le verità nascoste dedicato ad Aurelio De Laurentiis avresti dovuto scrivere: ringraziamo il Napoli per non aver fatto, diciamo, il diavolo a 4 e abbiamo risparmiato 3 milioni di penale. Questo potevi scrivere. Allora, tanti applausi. Hai risparmiato 3 milioni di penale e quindi De Laurentiis, Lego, eccetera, eccetera, è il tuo datore di lavoro, è stato il tuo datore di lavoro e diciamo lui si è comportato da proprietario. Poi che abbia un carattere che può andare d'accordo con qualcuno piuttosto che qualcun altro, siamo tutti d'accordo, ma tu da dipendente, da diciamo addetto ai lavori in Casa Napoli, potevi fare qualcosina in più, per quanto mi riguarda, perché poi se la mettiamo sempre sul piano, non so se riesco a riconfermarmi l'anno prossimo, mi serve qualcos'altro, se ci sono i presupposti, la squadra, eccetera, e allora mi fate capire che diciamo gli attributi sono quelli lì che ha il mister che abbiamo oggi sulla panchina e non quelli che c'erano, per il semplice fatto che poi quando Conte si presenta in conferenza e dice cioè, stiamo facendo una cosa incredibile eccetera perché abbiamo dovuto affrontare situazioni dal punto di vista numerico, ecco, d'emergenza, e allora gli vanno date tutte quante ad Antonio per il semplice fatto che sei riuscito a rimanere lassù, tra virgolette, da gennaio ad oggi, avendo gli uomini contati, nemmeno tanto tra virgolette, perché sulla sinistra c'è stato uno sterminio. Se poi dobbiamo portare ancora, diciamo, per mano e elogiando qualsiasi cosa esca dalla bocca di Spalletti, che poi ha vinto uno scudetto a Napoli, per amor di Dio, hai vinto uno scudetto, resti nella storia del Napoli, almanacchi e quant'altro, ma dal punto di vista umano più passa il tempo e più, per quanto mi riguarda, stai scadendo. Poi fatemi sapere la vostra come sempre qui sotto nei commenti, ci vediamo in un prossimo contenuto. Non ho messo la situazione Spalletti come punto centrale del video perché mi interessa il campo, la stagione che stiamo vivendo, il Genoa e le prossime 3 partite. È tutta lì la mia concentrazione e tra virgolette lo stress che diciamo dobbiamo vivere fino a fine campionato. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.